Una delle richieste che molto spesso ricevo è: Domenico, mi aiuti a costruire una lettera da mandare alla persona che amo? Voglio riconquistare la mia ex, voglio riconquistare l'uomo che amo e voglio appunto scrivere qualche riga per far capire, insomma, che le cose tra di noi possono ancora funzionare. La mia risposta molto spesso è sì, purché tu ti attenga a queste regolette che sto per darti. Semplicemente perché molto spesso l'istinto vuole che quella lettera si trasforma in un qualcosa di chilometrico, in un qualcosa dove vengono riversate tutta una serie di emozioni moleste, dei richiami soprattutto ad emozioni moleste, e lettere di questa tipologia non fanno altro che abbassare ancora di più le possibilità di riconquistare la persona amata. Io oggi voglio darti 3 principi fondamentali da utilizzare all'interno di una lettera che possa essere appunto funzionale e che ti aiuti a riconquistare la persona amata. Il primo tra tutti è il nome. Quello che dovrai fare all'interno di queste poche righe, perché dovranno essere poche righe, è pronunciare più volte il nome dell'altra persona. Nota: no ai nomignoli, ok? È uno degli errori che riscontro molto spesso, no ai nomignoli, e soprattutto il nome di battesimo per intero, ok? Non nomi accorciati, non nomi che comunque appunto richiamino alla relazione passata insieme. Quindi nome di battesimo pronunciato più volte all'interno di questa struttura. Questo è il primo passaggio. Il secondo elemento fondamentale di questa lettera è l'empatia. Bisogna entrare nelle emozioni dell'altra persona, piuttosto che mettere prima di tutto le proprie esigenze, le proprie volontà. Quindi piuttosto che dire tu lo sai che tra di noi può funzionare, tra noi c'è stato un amore grandissimo e ora hai deciso di chiudere questa relazione senza nemmeno darmi la possibilità di spiegarti, di recuperare, di risistemare, eccetera, eccetera. Questo significa mettere sul campo proprio le proprie esigenze. Invece noi dobbiamo entrare in empatia con l'altra persona. Questo significa scrivere qualcosa del tipo: comprendo, immagino che non sia per te facilissimo, nemmeno per te facilissimo superare questa fase, questo momento, e lo capisco benissimo. Queste parole, poche parole, sono molto funzionali perché entrano nelle emozioni dell'altra persona e noi di questo abbiamo bisogno. Questo è il secondo importante elemento. Il terzo importante elemento è costituito dalle domande. Questo significa in realtà che piuttosto che formulare richieste bisogna lasciare domande, perché le domande aprono agli interrogativi e, se poste nel modo giusto, permetteranno a questa lettera appunto di fare da tramite per il proseguo di una comunicazione tra di voi. Esempio: come organizzerai la tua felicità da questo momento in poi? Questa è una domanda molto potente, è una domanda intima, allo stesso tempo è una domanda molto potente. Come organizzerai la tua felicità da questo momento in poi? Significa, 1, che ci tieni alla sua felicità, e 2, sicuramente proprio l'interesse di sapere cosa farà da questo momento in poi, quindi senza la pressione di dover stare addosso appunto a questa persona. Quindi chiaramente le domande giocano un ruolo fondamentale, lasciano degli interrogativi che a sua volta possono ricollegare la comunicazione tra di voi. Chiaramente il consiglio principale è quello di non chiudere la lettera con saluti drammatici o con addii e quant'altro. Bisogna cercare di lasciarla semi-aperta, della serie: per ora è tutto, vado, ok? Per ora è tutto, vado, per ora, ok? Quindi significa che questo lascia spazio a un proseguo della comunicazione tra di voi. In descrizione di questo video troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con me. Se ti è piaciuto e ti è stato utile questo video, ti prego di lasciare un like o commenta, ponimi la tua domanda e soprattutto iscriviti a questo canale che sono certo da questo momento in poi potrà aiutarti moltissimo ad avere le risposte di cui hai bisogno se vuoi riconquistare o sedurre la persona amata. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!